Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi siamo qui per parlare del cambio Fanatec SQ1.5. In realtà è un cambio che è sul mercato da tantissimo tempo, ma da tantissimo tempo regna sovrano nella testa di tutti come il miglior cambio qualità-prezzo. Ragazzi, queste saranno le mie opinioni di una recensione, forse per la prima volta, long term, perché è uno dei prodotti che ho utilizzato di più in assoluto. Sono un grande appassionato dei cambi ad H e questo mi accompagna veramente da tanti anni. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come ho detto nell'antefatto siamo qui oggi per parlare del cambio Fanatec SQ1.5. È un cambio che è sul mercato veramente da tanti anni. In realtà è esistita per un breve periodo anche una versione 1. Dalle fattezze estetiche identiche, la più grossa differenza era che utilizzava dei micro switch per l'innesto di ogni singola cambiata. Ma ragazzi, non ci interessa la versione 1.1, oggi parleremo della 1.5. Inizio subito col parlarvi del packaging. Naturalmente, ragazzi, Fanatec ha sempre viziato i suoi clienti con dei packaging sempre molto curati, tutto sempre protetto da polistirolo sagomato. All'interno della scatola troverete per prima cosa il cavo RJ per poterlo montare e collegare a qualsiasi base Fanatec. Esatto ragazzi, di base questo cambio lo potete montare solamente sulle basi Fanatec, direttamente con un cavo proprietario. Naturalmente però nello shop Fanatec è possibile acquistare questa scatolettina che vi consente da un lato, tramite connettore RJ, di essere collegata al cambio e dall'altro lato USB per poterla collegare al computer. Naturalmente dopo l'installazione dei driver Fanatec e la prima volta che lancerete la periferica, l'elettronica che rileverà all'interno della scatolina, vi verrà chiesto se vorrete utilizzarla per un cambio oppure per un freno a mano. In questo caso naturalmente selezionate il cambio Fanatec e naturalmente ragazzi il cambio. In questo caso ragazzi ultimamente l'ho personalizzato con un adesivo di costaest.com molto bello, ma le fattezze estetiche di questo cambio a mio avviso sono di altissimo livello rispetto anche a quello che c'era fino a qualche anno fa, perché adesso sono cominciati a uscire anche nuovi prodotti naturalmente molto più costosi di questo. Era uno dei primi cambi totalmente in metallo, l'unica parte non in metallo, qualche pezzo di plastica che viene utilizzato come cover per coprire la meccanica, ma tutta la meccanica è in metallo. La parte estetica ugualmente tutto alluminio sagomato e la parte esterna, le fattezze esterne sono anche quelle che servono per poterlo montare. Esatto, perché all'interno della scatola vi verranno forniti questi piccoli inserti che si inseriranno all'interno delle scanalature. Vedete, questi sono già inseriti e li potete montare praticamente dietro, davanti, di lato per poter montare il cambio come più volete. In più ha 4 fori nella parte sotto che vi consentono di montarlo dal basso verso l'alto nel caso abbiate delle piastre dedicate. Ragazzi, ma già il tatto e il peso vi dà subito l'effetto di un prodotto premium e così lo è stato per tantissimo tempo. In realtà ho colto l'occasione di farne anche una recensione perché da poco, come sapete, ho cambiato il mio cambio ad H e ho voluto quindi dare il giusto lustro a quello che è un cambio che mi ha accompagnato veramente per tanti anni. Sempre all'interno della scatola troverete il pomello rotondo per l'utilizzo ad H, anche questo tutto in metallo con queste rifiniture in gomma molto carine per il grip, sia quest'altro pomello un pochino più lungo per essere utilizzato come sequenziale.
Anche questi molto molto belli, rifiniti veramente veramente bene. Nel tempo poi si sono create anche altri optional per questo cambio, come per esempio in questo caso l'asta più corta, la short shifter. Di base il cambio esce con un'asta un pochino più lunga e molti come me hanno preferito utilizzare questo genere di staffa per accorciare un pochino quello che è il movimento e rendere ancora più rapidi i movimenti di cambiata. Il passo della vite nella parte alta, nel caso decidiate di cambiare il tipo di pomello, è un passo da 12, ma in realtà anche cambi che potete trovare su AliExpress ormai offrono tutti la possibilità di essere montati su vari diametri e montano già dei kit che permettono varie grandezze di passo dell'asta. Arriviamo adesso a parlare anche di qualche caratteristica esterna. Nella parte frontale del cambio abbiamo il connettore RJ. In più, ragazzi, un'altra cosa molto bella che offriva questo cambio era la possibilità, con un movimento molto semplice, di passare da cambio ad H a cambio sequenziale, solamente spostando questa leva qui, rendendo di fatto questo cambio sia un fantastico cambio ad H, sia un ottimo cambio sequenziale. Ma arriviamo a parlare di quello che è il funzionamento, che è la parte che più ci interessa. Elettronicamente funziona con dei sensori di Hall che mappano la posizione del cambio nello spazio e quindi va fatta una taratura iniziale tramite il software Fanatec che permette quindi di selezionare, a secondo di dove si sposterà l'asta, le varie marce dalla prima fino alla settima marcia più retromarcia. In realtà anche sul console è possibile tararlo tramite una procedura molto semplice che si può fare direttamente da tutti i volanti e le basi Fanatec. Una volta fatta la taratura, ragazzi, potete iniziare a giocare e a questo punto iniziamo a parlare di quello che è il feedback che questo tipo di cambio offre. Il movimento destra-sinistra ve lo faccio subito vedere. Ha un tipo di resistenza molto piacevole, dà effettivamente un senso molto realistico, molto corposo di quella che è la cambiata, anche se effettivamente il destra-sinistra avviene tramite una semplice molla a torsione, ma a mio avviso ben dimensionata per quello che deve essere il feedback che dona al cambio quando spostiamo la leva destra-sinistra, rispetto anche a quelle che sono anche altri cambi che mi è capitato di provare, che però fanno parte di una fascia più bassa rispetto a questo. Per quanto riguarda invece l'innesto della marcia, innanzitutto vi faccio sentire anche il rumore. È un rumore molto secco e neanche molto forte. A livello meccanico funziona con un pressore in una determinata sede quando è in posizione centrale e quando voi agirete sulla spinta si toglierà su questa sede e quindi vi darà proprio quel senso di innesto del meccanismo. È un innesto molto secco. Il movimento, adesso che ho potuto provare anche cambi di fascia un pochino più alta, lo trovo ottimo. Non lo trovo particolarmente secco, diciamo così, e questo è il termine che mi viene per descriverlo. Naturalmente adesso le mie parole sono influenzate da aver avuto la possibilità di aver provato cambi da 700-800 euro e cambi anche da 1700 euro per quanto riguarda il mondo dei cambi ad H, ma naturalmente riferito alla fascia di prezzo in cui si trova questo, ragazzi, l'innesto credo che sia il migliore possibile in questa fascia di prezzo. Altra particolarità che ha iniziato già a offrire da tempo questo cambio era per l'innesto della retromarcia e della settima marcia, che avviene premendo verso il basso l'asta, spostandovi verso la sinistra e inserendo in avanti la retromarcia. Un movimento molto semplice ma efficace che non vi permette in nessun modo di sbagliare e poter inserire per esempio la retromarcia rispetto a una prima marcia. Stesso identico discorso per quello che riguarda la settima marcia. Premete sempre verso il basso, vi spostate verso la destra e in avanti e avrete inserito la settima marcia. Sia la settima che la retromarcia non sono inseribili se non quando premete verso il basso, perché esiste proprio un blocco meccanico che vi impedisce quel genere di movimento, portando veramente a livello di feedback, a livello di funzionamento, da sempre questo cambio su un livello soprattutto quello che c'era fino ad oggi. Come vi ho detto, naturalmente spendendo molto di più
anche in quel caso si può aumentare quello che è il feedback e tutti quelli che sono gli effetti che può dare il cambio, ma in questa fascia, ragazzi, io lo considero veramente il best buy da comprare su una postazione, il punto di partenza per avere un cambio ad H veramente dall'ottimo feedback. Considerato poi gli anni che lo sto utilizzando, non mi ha dato mai un problema. Naturalmente ci sono casi in cui ad alcuni ragazzi, ad alcuni amici hanno avuto qualche genere di problema, per esempio per quanto riguarda la calibrazione. È capitato ad alcuni che si è scalibrato, è capitato ad alcuni amici che si sono rotte per esempio le molle dell'ingranaggio del sequenziale, ma naturalmente io devo parlare per mia esperienza. Io non ho mai dovuto attingere alla garanzia o a nessun tipo di ticket per quanto riguarda il mio cambio ad H. Il tipo di feedback che ha questo cambio è possibile poi andarlo leggermente ad indurire o ad ammorbidire tramite un pressore che si trova qui. Con una chiave a brugola da 5 l'andrete a inserire e potrete andare in modo molto millimetrico a indurire ad ammorbidire il movimento. Naturalmente non esagerate, ma vi voglio mandare un video per spiegarvi bene il funzionamento. Inizierei col parlare del sequenziale. Questo è il tipo di feedback che offre. Anche in questo caso, tramite la regolazione laterale, si può andare a indurire o ammorbidire il tipo di feedback che il sequenziale può dare. Però se si supera un certo limite, poi succede che non ritorna più indietro, come ben vedete. Quindi il limite massimo è stabilito dalla forza massima che permette al sequenziale di tornare. Naturalmente molto piacevole come tipo di sequenziale rispetto a tantissimi altri modelli. Naturalmente se parliamo di un sequenziale di tutt'altro costo, ragazzi, parliamo che questo qua si trasforma in un giocattolo come tipo di sequenziale. Però per essere un cambio H sequenziale molto piacevole. Qua parliamo tra i movimenti top di quello che può essere un cambio sequenziale. Naturalmente una volta regolata la forza massima sul sequenziale per permettergli il ritorno, per non star sempre ad agire sul grano che va a indurire o ammorbidire, io lascio questo tipo di regolazione anche quando vado a fare lo switch ad H, che si fa tramite la levetta laterale. In questo caso molto piacevole. Ad H secondo me l'SQ 1.5 dal meglio di sé. Per il prezzo che ha non ha rivali. Molto particolare, ve lo faccio vedere anche adesso e far sentire anche il rumore, per la retromarcia e la settima. Per la retromarcia va premuto verso il basso, si sposta un pochino di più lateralmente e si innesta in avanti e avete innestato la retromarcia. Per quanto riguarda la settima marcia, dovete sempre premere verso il basso, tutto dall'altra parte e in avanti. E avete inserito la settima marcia. Anche in questo caso vi faccio vedere qual è il movimento che fa l'asta quando si lascia e si riporta al centro. Naturalmente, se non avete particolari esigenze per il sequenziale, possiamo anche andare a indurire un pochino quello che è l'effetto del cambio ad H. Vedete? Rendendo l'innesto ancora un pochino più secco. Possiamo anche indurire un altro pelino di più. Vedete, diventa molto più secco. Altra precisazione in questo caso, è già montato lo short shifter rispetto a quello originale, ma non cambia quello che è l'effetto, se non accorciare un pochino i movimenti. Ma ragazzi, penso sia arrivato il momento di farvelo vedere in azione.
Qual è il mio pensiero su questo cambio? Io ne sono stato pienamente e da sempre soddisfatto, fin dal primo giorno che l'ho posseduto. Naturalmente all'epoca in cui l'ho acquistato venivo dal cambio del G27, ero passato poi al cambio del TH8A di Trustmaster, che avevo un pochino modificato tramite delle modifiche dell'O-ring, poi tramite delle modifiche dei pressori, ma sentivo sempre il bisogno di un qualcosa di più. E naturalmente dopo l'acquisto del cambio ad H Fanatec all'epoca, come ad oggi, a un costo di quasi 260 euro, era un costo impegnativo all'epoca, ma capisco che per un cambio ad H potrebbe essere per alcuni un costo importante anche oggi, ma effettivamente offre un tipo di feedback, un tipo di soddisfazione per gli amanti del cambio ad H di un altro livello rispetto a questi prodotti entry level. Naturalmente rispetto a un TH8A oggi costa poco più del doppio, ma effettivamente in questo caso mi viene da dire vale proprio il doppio. Il tipo di effetto che vi darà è veramente ottimo. Io, per quanto riguarda il cambio sequenziale, seppur ottimo e migliore rispetto a tutti gli altri concorrenti della fascia più bassa, ho avuto sempre un pochino delle remore per quanto lo trovassi migliore, e ho avuto sempre il desiderio di cercare un prodotto un pochino più specifico per il cambio ad H, ma anche nel mio canale andrete a vedere, ne ho recensiti più di uno. Un cambio sequenziale specifico ha un tipo di feedback a mio avviso migliore rispetto a un 2 in 1 che è questo. Infatti lo consiglio sempre, soprattutto per gli amanti del cambio ad H. Quindi ragazzi, io promuovo veramente per la fascia di prezzo con la lode il cambio ad H Fanatec. Do una sufficienza, o poco più della sufficienza, per quello che è il cambio sequenziale, visto che ci sono prodotti specifici migliori. Naturalmente ci sono prodotti migliori anche per quanto riguarda il cambio ad H, ma l'esborso per migliorare questo tipo di effetto si tratta di raddoppiare quello che è il costo del cambio. Naturalmente se utilizzate altre basi rispetto a quelle Fanatec, vi ricordo di inserire subito all'interno dell'ordine anche il cavo per poterlo collegare USB. Ragazzi, cosa ne pensate voi del cambio ad H? Già lo possedevate? Mi piacerebbe sapere nei commenti cosa ne pensate. Se magari era un prodotto che avevate un pochino l'idea di comprare, magari provenendo da cambi un pochino di fascia più bassa. Se vi è piaciuta la recensione, fatemelo sapere nei commenti, ma soprattutto un bel like al video, iscrivetevi al canale. Vi ricordo sempre MDS Simparts su Facebook, andatemi a cercare, mettete un bel like anche lì. È il modo migliore per supportare tutto il mio lavoro, tutto l'impegno che metto per portarvi questi contenuti, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!